Raga, ho sbloccato un nuovo livello di tratteggio! Finalmente. Comunque faccio un passo indietro. Lunedì, come avrete capito, è disegno. E giornate come oggi passano alla velocità della luce perché neanche il tempo di entrare in accademia che non batter d'occhio, sono già le 9:30, devo uscire. È veramente positivo avere delle giornate così, torno a casa con il sorriso a 1000 denti. Il tempo veramente vola, passa in un istante. Oggi per la prima volta ho rivisto un modello per la seconda volta, tra l'altro è anche il mio modello preferito, un po' perché sono ben distinguibili i tratti anatomici e un'altra ragione è perché si mette in delle pose fantastiche. E quindi è veramente figo disegnare lui. Il modello era presente ad ogni sessione, quindi mattina, pomeriggio e sera, solo per 1 ora e mezza però, mentre per la restante ora e mezza ho praticato il tratteggio, prima facendo una copia di un maestro del Rinascimento e dopodiché mi sono messa a praticare su un calco in gesso di un leone. Devo dire che ho sbloccato un nuovo livello di tratteggio, ho iniziato a capire la direzione in cui deve andare il tratteggio, il verso in cui metterlo, che non è per niente scontato. Sicuramente devo lavorarci ancora tanto, devo anche rifinire la linea, rifinire i cambi di piano, però sono molto contenta perché era la cosa più difficile per me riuscire a capire la direzione, quindi giornata super positiva, devo dire. La giornata di oggi è iniziata con una sveglia che non ho sentito per ben 11 minuti finché non mi sono svegliata di soprassalto e ho dovuto correre per arrivare in tempo. Evidentemente è scesa tutta l'adrenalina della giornata di ieri e oggi fortunatamente è stata un pochino più soft. Tra l'altro ho conosciuto un insegnante nuovo, era il suo primo giorno oggi, ha capito fin da subito che sto combattendo con il tratteggio e infatti mi ha dato un sacco di consigli utili e penso sarà interessante imparare anche grazie al suo metodo. Dopodiché nel pomeriggio c'è stata una lezione di anatomia. Abbiamo continuato ad analizzare i muscoli della schiena e tra l'altro dopo l'ultima sessione mi era stato super utile perché poi ho ritrovato un pochino quello che avevamo imparato sui modelli che disegnavo dal vivo. Utile soprattutto per le ombre, per i volumi, per le forme che andavo a disegnare in modo un pochino più consapevole. Domani pittura, domani ci sarà un seminario molto interessante, ma no spoiler. Mercoledì pittura. Stamattina è iniziata con un seminario che si chiama Tecniche dei materiali. È un seminario super interessante dove ci insegnano praticamente a creare i nostri materiali, per esempio i colori ad olio partendo proprio dai pigmenti, per esempio dalle terre specifiche raccolte in posti specifici che con un'aggiunta di olio o altre componenti diventano poi colori ad olio, così come l'ossido di rame o l'ossido di ferro. Effettivamente ci hanno fatto lavorare come in una bottega rinascimentale, perché al tempo appunto non c'erano i tubetti di colori, ma i colori venivano creati, venivano procurati da pigmenti naturali. È stato interessante scoprire queste tecniche, tuttavia nonostante il seminario sarebbe durato fino il pomeriggio, io me ne sono andata subito dopo pranzo a dipingere di là, anche perché è successo una cosa un po' spiacevole per cui non sono voluta restare, ma non mi va di dare altri dettagli in questo momento. Di pomeriggio ho iniziato a fare uno sketch della modella dal vivo e la sera invece ho dipinto per la prima volta la modella dal vivo. È stato super bello, super emozionante, mi ha svoltato la giornata. Non vedevo l'ora di arrivare a dipingere la modella dal vivo. Ho fatto solo lo sfondo e l'underpainting, però è stato comunque molto molto bello. Sono contenta anche della composizione che ho scelto perché non ho dipinto la modella per intero, ma l'ho dipinta dalla testa fino praticamente al bacino. Era in una posizione sdraiata bellissima che mi piaceva tantissimo e quindi sono stata molto felice di questo. Spero domani di dipingere la modella dal vivo oppure di continuare il mio dipinto di oggi. Giovedì pittura. Oggi la mattinata l'ho passata a fare uno studio di composizione del modello, poiché ieri mi è piaciuto fare uno zoom in sulla modella, quindi non raffigurarla
interamente, ma semplicemente scegliere una parte del corpo. Io in quel caso avevo scelto il viso con le mani. Anche oggi ho deciso di fare la stessa cosa, ossia non ho raffigurato il modello intero, ma ho fatto un taglio dal busto in su e mi sta piacendo questo approccio, mi piace la composizione che viene fuori. Nel pomeriggio invece ho iniziato a dipingerlo. Dico iniziato perché poi non l'ho mai finito, nel senso che sono riuscita a fare il giro di scuri, ho iniziato a mettere la grisaglia, che è appunto quello strato su scala di grigi, mentre la sera il modello ha cambiato posa, quindi ho dovuto ricominciare tutto da capo. Tuttavia in questo caso non ho disegnato tanto quanto durante la mattinata, ma ho fatto uno sketch veloce, dopodiché sono andata diretta sul dipinto. Non ho finito neanche questo, ovviamente, perché il tempo non era sufficiente per me, che sono ancora molto lenta purtroppo, però vediamo se prossima settimana sblocchiamo un altro livello. Tra l'altro, durante la pausa tra il pomeriggio e la sera c'è stato un seminario del sistema dell'arte con Alessandro Riva, che è anche il direttore di Art2 Magazine, che è una rivista di arte. Lui praticamente fa questo workshop per spiegare proprio come funziona il sistema dell'arte per gli artisti, quindi come gli artisti devono fare a farsi conoscere, come si collabora con le gallerie, con le riviste, eccetera. Tuttavia io mi sono persa le lezioni precedenti perché non ero ancora in accademia, quindi oggi mi ha fatto un brevissimo recap e poi abbiamo fatto un laboratorio in cui ci siamo scambiati dei pensieri sull'arte e che cosa significa per noi fare arte, che cos'è per noi l'arte e così via. Ed è stato super interessante perché ho capito che moltissime delle domande che mi faccio io se le fanno anche altri e ognuno ha un punto di vista diverso su queste domande, quindi è stato super bello per cercare di ragionare su questi dubbi anche da altre prospettive. È finita purtroppo la quarta settimana, questo venerdì non abbiamo nessuna visita al museo, ce l'avremo la prossima. Purtroppo il tempo sta veramente volando, è stata una settimana di alti e bassi, picchi nel disegno, mentre frustrazioni con la pittura che spero di superare presto. Sto anche facendo pace con l'ansia di non avere abbastanza tempo durante la giornata per leggere, guardare, imparare tutto quello che vorrei, ma questo non significa che non mi stia impegnando quanto vorrei, appunto, per fare tutte queste cose nel tempo libero, almeno quello che mi rimane, perché comunque sto cercando di leggere quanto più possibile, guardare quanti più video interessanti possibili e così via. Mi chiedo a che livelli riuscirò ad arrivare una volta finito questo percorso, anche se spero che sarà un percorso che non finirà molto presto, ma vedremo un pochino come andrà avanti il tutto. E vediamo prossima settimana se con la pittura riesco a sbloccare un livello successivo.